Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Iniziamo il video con farvi vedere del pane raffermo che poi andrà messo nel latte. Cosa faremo? Dei carciofi ripieni. Non faremo, in questo caso una ricetta tradizionale, li farà nonna Elvira, è una ricetta pugliese. Iniziamo. La nostra amica Elvira, nonna Elvira della tradizione, ha messo il limone nell'acqua per non farli diventare neri, i guanti che io non metto mai perché non li sopporto, toglie le foglie il più grosso, le più dure, e le sfila come se fosse un fiore ma lascia un po' il gambo, così fino a terminare gli altri carciofi. Se troviamo dei pezzi neri ovviamente si tolgono. Gli scarti consiglio, che poi saranno abbastanza tra le foglie, di non buttarli perché si possono mettere in acqua, fare un bel brodo e cucinarci anche un risotto. Elvira sta togliendo all'interno, se c'è della peluria o dei puntini, svuota con il coltello perché poi andranno riempiti. Continuiamo così fino a terminare tutti i carciofi. In questo caso Elvira ne farà 8. Trucchetto: se non avete limone o aceto, basta versare sopra nell'acqua un po' di farina. In questo modo non verranno neri. Consiglio di nonna Elvira. Un po' di latte nel pane, abbiamo detto raffermo. Si lavora un po' fino a farlo ammorbidire. Adesso mettiamo aglio a pezzetti, sale, pepe. Messo il prezzemolo, il formaggio, un po' di pepe, l'aglio, rigirato prima il composto con un uovo, adesso ne ho aggiunto un altro, finché abbiamo un impasto morbido da poter mettere dentro i carciofi. L'impasto è stato preparato. Come vedete, il trucchetto della farina, questi sono i carciofi che andranno fatti con la ricetta pugliese da Elvira, sono belli chiari, quindi il trucchetto della farina nell'acqua funziona alla grande. Adesso andrà a riempire un carciofo e poi mostreremo il piatto quasi completo. Base, nel fondo Elvira ha messo un pezzo di galbanino che verrà tappato, chiuso definitivamente con l'impasto di pane e tutti gli altri condimenti preparati. Allarga un po' le altre foglie e ne mette un po' anche all'interno del carciofo, non solo la parte centrale. Questo è il carciofo ripieno pugliese. Adesso Elvira termina gli altri e poi faremo vedere alla fine come viene da mettere in padella. Iniziamo con mettere il dado. Elvira ne mette un pezzettino qua e là, un dado. Poi metterà la cipolla e le patate a fette. Pomodorini sparsi nella pentola qua e là. La comodità di questa pentola che poi andrà direttamente in forno. Mi diceva Elvira che andrà in forno ovviamente gli ultimi 5 minuti per fare la crosticina sopra ai carciofi. Adesso finisce di mettere i pomodorini e poi passa con le patate. Uno strato di patate e adesso va a appoggiare i carciofi. Beh, pure Elvira nei vuoti poi metterà i pezzi di carciofi che sono rimasti. Finito di riempire, di lato ha messo ancora dei pezzetti di patata e adesso aggiungerà l'acqua
un pizzico di sale e un po' d'olio e poi sul fuoco per 30-35 minuti fino a che saranno cotti. Aggiungo un po' di olio e adesso andranno sul fuoco. A dopo! Le patate sono state gratinate, sollevati prima di infornare i carciofi pugliesi. Ricetta pugliese, vi ricordo. Ecco qua che sono venuti i carciofi, belli gratinati con una bella crosticina, pronti poi da essere serviti. Ricordo sempre di lasciare un bel like, condividere per questa bella ricetta tradizionale pugliese. Poi mostrerò anche la ricetta con la carne. A questo punto facciamo la seconda versione dei carciofi. Qui li preparo io. Ho tolto le foglie più dure sotto, con l'aiuto del coltello ho spezzate a metà, ripulito il gambo, perché questo li ho comprati senza gambo. Poi vado a sbatterli nel bordo del lavandino del mobile, apro bene bene le foglie perché poi sarà la parte che andrà riempita. Io sono fortunata, spero che siano tutti così, non hanno peluria, però le puntine vado a pulirle all'interno, tolgo quelle piccole punte di spine che poi non sono neanche spine e così l'ho praticamente pulito. Lascio aperto, do ancora un colpetto da allargarli bene e vado a metterli in acqua e aceto. Preparato acqua e aceto, li ho messi dentro, ne ho preparati 8. Vado a coprire col piatto il tempo che mi organizzo per preparare l'impasto. Si possono lasciare dai 10 minuti a mezz'ora, il tempo che occorre. Procedo, a dopo. Per l'impasto ho preparato del pan grattato che adesso andrò a mettere un po' di latte, lo lascio un pochino che si assorbe, poi aggiungerò del tritato e del formaggio grattugiato. Potete usare quello che volete, pecorino, parmigiano, quello che volete. Metterò del prezzemolo, erba cipollina, uno spicchio d'aglio togliendo l'anima e impasto tutto. A dopo. Aggiunto l'uovo, il formaggio grattugiato, il prezzemolo, vado a mischiare ancora bene con la forchetta e poi proseguo ovviamente con le mani, da avere un impasto compatto e morbido. Una tazzina di caffè di vino metto sopra, c'è chi aggiunge anche un po' di salsa, io ho messo il vino tanto poi evapora. Adesso vado ancora, lascio morbidire un po', vado a mettere la mozzarella o a pezzi, quelle per pizza, la mozzarella normale, a tocchetti dentro, ne prendo una. Amalgamato bene tutti gli ingredienti, adesso lascio riposare 10-15 minuti, poi andrò a preparare la teglia per farcire e riempire i carciofi. A fra poco. A questo punto prendo il carciofo che l'ho ben sciacquato, vado ad aprirlo, un po' dell'impasto di carne con gli altri ingredienti, comincio a spingere un po' al centro, mi allargo le foglie e vado a riempire anche i laterali. Lo riempio come se fosse, si allarga come se fosse un fiore, che poi quando si staccheranno le foglie di carciofo una a una saranno riempite con l'impasto e ben gustosissimo. Ancora un giro a terminarlo completamente. Schiaccio bene, io li lascio pari e per il momento adagio nella pentola, poi raddrizzeremo il tutto così fino a finire tutti i carciofi.
li allargo bene, come potete vedere li avevo già allargati prima, e vado a riempire. A questo punto ho finito, ho riempito la teglia. Al centro sono andata a mettere delle patate fatte a tocchetti grossi, una cipolla tagliata in 4 parti, tutto bene nel centro, così lo potete vedere. Vado a mettere 2 foglie di alloro e adesso in un contenitore metto un po' di salsa, un po' d'olio, aggiungo un po' di acqua, pardon, un po' di sale, comincio a girare e miscelare bene il tutto, che andrò a mettere sopra. Ho preparato un sughetto un po' liquido, adesso vado a versarlo sopra ai carciofi e ai laterali. Lascerò cucinare un 30-35 minuti. Quando poi il carciofo sarà cotto lo passerò in forno, aggiungendo sopra un po' di formaggio grattugiato, dei pezzettini di mozzarella, formaggio che si fonde, quello che si preferisce. Termino con andare di lato e riempire così i carciofi e poi vado a infornare. Pronti con la sua salsina che abbiamo condito in precedenza, come spiegato. A bollore porto a minimo 30-35 minuti, poi passeremo in forno. Nel frattempo non chiudete, lasciatemi un like e scrivete i vostri commenti se li avete già fatti, come vi piacciono, ricetta tradizionale pugliese, ottimi, e con ripieni di carne anche. Adesso vado a coprire, ci vediamo fra poco. Grazie. Trascorsi 35 minuti, la cottura è terminata, lascio passare 2 ore perché li preparo poi per stasera, li metterò ancora in forno 5-7 minuti, il tempo che diventa una crosticina bella dorata sopra e si insaporisce ancora di più. A dopo. Allora, presento il piatto con il carciofo ripieno e contorno con delle patate, perché abbiamo messo la teglia in tavola e ci siamo dimenticati di fare il video finale. Io vi ringrazio per l'attenzione e la visione del video e alla prossima ricetta dal canale di Virginia. Grazie a tutti. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia.